Alcuni monumenti sono un simbolo di coesione sociale e culturale della comunità, emblema di sentimenti di appartenenza, solidarietà, condivisione e integrazione. Questo è il caso del Palazzo Vecchio della Partecipanza. In origine era il rivellino nord delle mura trecentesche, una porta pedonale e una carrabile, ancora visibili sul lato nord dell'edificio. Attraverso un androne passante conducevano all'interno del paese. Le mura di Nonantola, che si affacciavano sulle cosiddette fosse castellane, erano circondate e protette da un fossato che prendeva l'acqua dal canal torbido. Dalla porta nord, attraverso l'utilizzo dei ponti levatoi, si poteva attraversare il fossato. L'edificio è stato il cuore pulsante della comunità nonantolana fin dalle sue origini e ha avuto tante e tali funzioni nel corso dei secoli, da meritare un'attenzione particolare. La piazza della comunità, su cui si affaccia il palazzo, è stata a partire dal Medioevo lo spazio pubblico più importante di Nonantola. Al centro della piazza si trova il pozzo. Nella casa che si trova ad ovest della piazzetta era presente fin dal 1500 il forno della comunità. Il Consiglio Comunale aveva il dovere di garantire che tutta la popolazione potesse comprare il pane, perché era l'alimento più importante, e per questo controllava che il fornaio avesse farina sufficiente, che producesse un buon pane, ben cotto e secondo buone regole di igiene. Oltre al forno, nella stessa casa c'era un altro locale importantissimo, la salina. La vendita del sale doveva essere controllata dal Consiglio Comunale. Il sale era raro e prezioso e ogni persona, esclusi i bambini che avevano meno di 4 anni e gli anziani maggiori di 60, era obbligata ad usare il sale in una quantità stabilita e a pagarlo al prezzo deciso dal comune. La Partecipanza dal 1700 possedeva l'edificio in cui erano collocati una locanda di stazione di posta. Non la posta come la intendiamo noi oggi, ma la locanda del servizio postale, con la stalla per i cavalli, la rimessa per le carrozze e la guardia di finanza. Il palazzo, a partire dal 1650, fu sede della scuola pubblica di Nonantola. Nel 1956 inaugurò la Biblioteca Comunale di Nonantola. Dal 1824 il palazzo era diventato sede del teatro comunale e dal 1863 al 1891 la sala comunale del primo piano ospitò numerose feste da ballo. Noi studenti della scuola Dante Alighieri ci impegniamo ad adottare il Palazzo della Partecipanza di Nonantola e ci assumiamo la responsabilità di averne cura, tramandarne la storia, tutelarne la conservazione e diffonderne la conoscenza.